Io sono Sani e queste sono Sani Positive Vibration. Oggi parleremo di una cosa molto simpatica, cioè quanto soldi sono una illusione e com'è possibile per tutti noi essere milionari. E oggi voi direte, ma di cosa sta parlando questa qua? E invece è una cosa simpatica e tutto quello che vi sto a raccontare non è perché voglio dire, soldi cattivi o illusione in termini, non ci ne devi fregare più nemmeno di niente. Non per questo, ma per farvi capire che per me e per te, e per me è importante che tu, caro mio amico, la mia amica, capite la semplicità tante volte delle situazioni che ci si propongano e che ci sfugge, e poi ci dimentichiamo perché viviamo una illusione che ci è stata come dire, inserita nella nostra quotidianità. Allora, illusione degli soldi. Perché dico che la illusione, soldi sono una illusione? Perché già dagli anni 70 il presidente Nixon americano, e questo lo sapete tutti e ve lo ricorderete bene, ha trasformato il sistema monetario del cambio in oro nelle monete fiat e ci seguono e perseguitano fino ad oggi. Ma cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che il presidente Nixon, prima avevamo equivalente nel sistema monetario delle soldi che si stampavano nel cartaceo, tanti quanti erano stampati, tanti quanti equivalevano nell'oro dentro la banca e aveva un suo senso, giusto? Oggi non vale più, specialmente se parliamo oggi del Bitcoin e del sistema monetario elettronico, non ci rampiamo più fuori, anzi avremo sempre di più conferma che i soldi sono una illusione. Cosa vuol dire il sistema monetario fiat? Sistema monetario fiat vuol dire che loro stampano i soldi, sono semplicemente i numeri e decidono loro quanti soldi vogliono stampare e via così. Adesso noi non andremo oggi a spulciare il sistema politico perché non è questo che ci interessa e quello lasciamo fare a qualcuno più bravo e più interessato di noi. Ma noi andremo a sfruttare questa condizione per provare, cioè non per provare, per fare in modo che diventa utile per noi, perché questo è quello che mi interessa, che diventa utile per noi. Allora, voi probabilmente vi ricordate, perché un'altra parte che vi voglio dire è che siamo tutti forse stati già milionari e non ci rendiamo conto, o cioè ci siamo dimenticati, ma perché? Perché la visione di quella illusione è che essere un milionario come vogliamo noi nel profondo della nostra anima corrisponde in pratica a un stile di vita da milionario, ok? E non essere semplicemente milionari. E perché dico questo? Perché solo non tanto tempo fa esisteva un paese che si chiamava la Jugoslavia, io lo conosco bene, e praticamente è successo che la inflazione e la guerra hanno portato che noi prendevamo tipo i stipendi o la pensione di 12 milioni di dinari. Peccato che arrivava la corrente, solo la bolletta di corrente che corrispondeva a 14 o 15 milioni di dinari, cioè eravamo tutti milionari ma non riuscivi a pagare neanche la corrente. Ma non solo in ex Jugoslavia, che è finita poi come è finita, ma semplicemente anche da noi amici in Italia, perché io quando sono arrivata in Italia avevamo milioni di lire, eravamo tutti milionari. Io prendevo, lavorando da barista a soli 10.000 euro all'ora, 10.000 lire all'ora, scusate, prendevo praticamente un stipendio di 1.200.000, ero una milionaria. Peccato che a malapena ci stavo dentro con le mie stesse. Forse si viveva leggermente un po' meglio, però intendo dire, io ero milionaria, ma non avevo una Ferrari e una piscina e una casa al mare. Ero una milionaria che vivevo un standard di vita normale. Allora, e oggi voglio a questa cosa qua aggiungere ancora, dico, senza qui stiamo parlando un po' troppo del passato, dico, senza dici sì, sono tutte robe passate e via così, ed è vero, ex Jugoslavia non c'è più, la lira non c'è più, è vita standard di vita, perché oggi corrisponderebbe a 600 euro il mio stipendio, con quale non potrei andare a fare un bel niente.
giusto? Di conseguenza anche qui ci accorgiamo di una grande inflazione e che oggi chi prende 1000 lire, 1000 euro, scusatemi adesso sto facendo confusione con lire euro, 1000 euro che poi non è così tanto e non ti permette un standard di vita come vorresti tu, anzi siamo lì a scriccolare i denti dal non starci bene, in ogni caso corrisponde a 2 milioni di lire, che allora erano un signor stipendio comunque. Siete d'accordo con me? Giusto? Ecco. Ma parliamo anche di un'altra cosa. Ve la leggo perché è molto interessante. Oggi, se io prendo questi 1000 euro che non vogliono dire niente e vado in Giappone che ha un sistema economico molto forte e molto stabile, lo sapete quanto io prendo con i miei 1000 euro? Prendo 125.000 yen. Se vuol dire che io avessi un risparmio di 10.000 euro, giusto? Sono già un milionario con un standard di vita, non lo so, bisognerebbe vedere cosa posso combinare in Giappone con quelli soldi lì. E che non è comunque un risparmio di fuori ogni misura, non sto parlando di un italiano che ha 100.000, 200.000 euro di risparmio, ha 10.000 euro di risparmio con quale qui non puoi fare niente, però in Giappone saresti milionario. Se ti piace l'idea, parti per il Giappone. Vabbè, comunque quello che intendevo dire, questa è una illusione. Noi non dobbiamo spaventarsi da questa cosa qua, dobbiamo capire che siamo tutti stati o possiamo scegliere di essere milionari, ma quello che ci interessa è avere un standard di vita da milionario, cioè poterci permettere, anche se io ho 1000 euro di stipendio, che ho una vita da milionario, perché il mio standard di vita, l'economia del mio paese mi permette questo, che io ho una casa con la piscina, che posso, se voglio, comprarmi una Ferrari o piuttosto viversi tutti i miei piaceri come voglio io. Sfruttare questa cosa qua. Come farlo? Chiedere all'universo di permetterti di avere proprio questo, il standard di vita. Noi possiamo chiedere sempre di prendere precisamente 10.000 euro al mese, 10.000 sterline, 10.000 franchi svizzeri al mese, ogni mese in continuo, con la scadenza giusta, avendoli tutti i mesi sul nostro conto corrente, va benissimo. Di conseguenza più siamo precisi, più questa cosa qua è favorevole a noi, ma sarebbe ancora più interessante accettare la illusione del soldo e dire: perché io voglio una Ferrari, voglio una casa al mare, voglio questo, voglio quello, di conseguenza questi soldi qua mi servono per questo, ma ricordarsi sempre, perché la parte più importante è la motivazione. Perché il nostro perché ha più valore di desiderare di essere milionario. Essere milionario è una illusione, dipende dove ti trovi e in che periodo storico. Ma se tu sei un benestante che puoi permetterti tutto ciò che vuoi, vivendo un standard di vita che desideri, felice e contento, questo è il miglior risultato che puoi ottenere. Usa questa illusione del denaro, chiedi per te tutto ciò che ti serve e sia felice, e ti auguro una giornata da multimilionario. Bacio e alla prossima volta.